Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. Prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale e di spuntare la campanellina. Se invece l'avete fatto o non avete intenzione di farlo, proseguite con il video. Sono passati questi 5 giorni di beta di Crash Team Rumble ed in questi 5 giorni io ho fatto ben 5 live, 6 contando che l'ultima comunque è stata chiusa repentinamente perché il mio internet fa un po' schifo, e ho visto tantissimi cambiare le loro prospettive su questo videogioco, su Crash Team Rumble. Persone che avevano completamente perso le speranze nel vedere in questo videogioco un titolo divertente o comunque quantomeno giocabile, si sono completamente rimangiate quello che avevano pensato e detto e hanno trovato il vero potenziale di questo videogioco. D'altronde, se è stato in sviluppo sin da quando era in sviluppo Crash 4, un motivo ci sarà. È bello infatti vedere come tante persone che prima erano titubanti, sia sullo Zone che sul web intero, aspettare adesso con trepidazione il 20 giugno così da giocare tutti quanti insieme il nuovo titolo multiplayer competitivo. Aver avuto modo di parlare con Andrea Di Guagna, con Enrico 0DX, con Praxism, con Gianchio, con William e con tutti gli altri del Crash Zone è stato davvero molto interessante, e per una volta stiamo vedendo come la fanbase sia per lo più d'accordo su un punto fondamentale. Crash Team Rumble è divertente, intrattiene, assurdo! Questo gioco è dannatamente divertente, soprattutto se lo giochi in chiamata con gli amici. All'apparenza sembra un gioco semplice, ma in realtà è molto stratificato e devi saper giocare di squadra, altrimenti vai a perdere più delle volte. Posso capire chi è titubante anche dopo averlo provato, ma mettiamo in chiaro una cosa. Questo gioco di Crash è per un target totalmente differente da chi solito gioca i titoli della serie. Se vi piace giocare con gli amici, ai giochi online, magari in chiamata, questo gioco fa per voi. È caciarone e divertente in compagnia. Si parla ovviamente soltanto della beta, ci sono parecchi aspetti controversi che andrebbero sistemati. Si spera quindi nel lancio e nel post lancio. Ma andiamo nel dettaglio. In questa closed beta abbiamo avuto modo di provare 5 personaggi sugli 8 già annunciati e chissà quali altri. Vi rimando al vecchio video che avevo fatto, che ancora oggi è abbastanza pieno di fondamenta per quanto riguarda il roster dei Crash Team Rumble. Come ci aspettavamo e come Toys for Bob aveva detto, ognuno di questi 5 personaggi è completamente differente nel moveset e come si controlla. Crash si controlla come si controlla in Crash 4, soltanto che è ancora più raffinato nei movimenti. Per di più, gli sviluppatori di Toys for Bob hanno diviso la scivolata e la panciata con 2 tasti differenti. La panciata adesso si fa con il cerchio, mentre la scivolata si fa con il dorsale destro R2. Se da prima infatti potrete sentirvi stralunati riguardo questo cambiamento, in realtà è un cambiamento fatto a regola d'arte e avrei preferito fosse stato così anche in Crash 4, o almeno darci la possibilità di farlo. Tra Crash e Touna, entrambi scorer, la mia preferita era Touna, perché è una vera macchina da guerra. Per di più, non so se molti lo hanno notato, ma il suo moveset è preso paro da quello del melmoso di Crash Mind Over Mutant. Sfrecciare in giro e raccogliere Wumpa con il rampino di Touna era un divertimento senza eguali, ed infatti i maggiori punti li ho fatti principalmente con lei come scorer. Ma non è l'unico personaggio con cui mi sono trovato davvero molto bene. In una ipotetica tier list di personaggi giocabili in Crash Team Rumble Closed Beta, penso che al primo posto metterei senza ombra di dubbio Cortex. Cortex è un qualcosa di assurdo. Puoi colpire da lontano grazie alla pistola laser, puoi colpire da vicino grazie alla sua capocciata fatta con cerchio. Ha un raggio d'azione incredibile, per di più lancia quel pianoforte con R2 in un modo davvero assurdo e ti permette di liberarti dagli avversari qualora fossero sulla banca o su qualche piattaforma gemma. È veramente un mostro, spero che non lo nerfino perché credo che sia perfettamente equilibrato. Quello invece da nerfare credo che sia Dingodile. Dingodile è un tank allucinante
allucinante. La combo Dingodile più frigo curativo è mostruosa, per non dire oscena. Non lo butti giù neanche se avessi tutto il culo di questo mondo. Certo, ovviamente andando poi a raffinare sempre di più il tuo modo di giocare riesci a capire come sconfiggere Dingodile ed il suo frigo, ovvero andando a furia di panciate con Crash o di ganci con Touna o addirittura di pianoforti con il mio bene amato Cortex. Però per un novizio andare incontro a degli avversari che utilizzano Dingodile più frigo può essere davvero frustrante. Ed infatti moltissime persone, tra cui io, accusavano di overpower Dingodile e questo potenziamento. Coco, nel roster di questa closed beta, è quella molto probabilmente più sottovalutata. È davvero potente, specialmente con quel suo muro elettrico. Non solo ti colpisce, ma ti sbalza anche fuori. E se non sei attento potresti anche cadere nella lava o nell'acqua, morendo. E morire in un gioco come questo significa punti in meno per la propria squadra. In questa closed beta abbiamo avuto 3 mappe. Siccome io ho giocato la versione americana, purtroppo vi dirò i nomi americani, quindi Just Beachy, Calamity Canyon e Tiki Towers. Tutte e 3 le mappe sono fantastiche. È difficile per me scegliere la preferita perché mi sono davvero divertito a giocarle tutte, anche se ho fatto il mio meglio, molto probabilmente, su Calamity Canyon. Sono davvero curioso di vedere quali altre mappe ci riserverà il gioco finale ed il post lancio e spero che non si rifaranno unicamente su Crash 4. Parliamo quindi dei lati positivi del gioco. Inutile dirlo, il gioco è divertente. Chi ha avuto modo di provarlo infatti ha capito le potenzialità di questo titolo. Chi ancora non l'ha provato insiste a volere un remake di Crash Bash che sicuramente arriverà, ma questo gioco non si prefissa di essere un sostituto di Crash Bash. Prendetelo per quello che è, ovvero un nuovo spin-off della serie. Non credo che ci sia così tanta blasfemia. La libertà di interpretare qualsiasi personaggio a proprio piacimento è una cosa fantastica, di cui abbiamo avuto soltanto un minimo accenno in Crash Bash, ma non in stile platform, bensì in tutt'altra salsa. Il saper utilizzare quindi questi personaggi ti rende automaticamente e potenzialmente sgravo, ma soltanto se sei disposto a studiarti per bene i personaggi, perché ancora una volta può sembrare un gioco facilone, ma in realtà è molto stratificato e ha molti livelli dietro, quindi ci sono molti tecnicismi. Mi sono ritrovato infatti, mentre gli altri miei compagni e gli avversari cercavano di raggiungere 2000 Wumpa, a combattere con un ragazzo, ovvero Kakami. Mentre tutti quanti giocavano a Crash Team Rumble, io e lui stavamo giocando a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, perché ci stavamo prendendo a schiaffi, pugni, a scoppole come si dice dalle mie parti, ovvero i coppini sul collo, per il puro divertimento di farlo. Sapete qual è la cosa divertente? Ci siamo divertiti e cavolo, questo dovrebbe fare un videogioco, soprattutto se multiplayer competitivo. E a maggior ragione, tornando appunto a questo discorso, vale la pena dire che ho fatto come minimo un centinaio di partite, si può dire, e nessuna di queste era mai uguale. Ogni partita di Crash Team Rumble, nonostante fossero 5 personaggi su 3 arene, erano completamente diverse l'una dall'altra e questa è una cosa importantissima, nonché incredibile, perché il gioco incredibilmente non ti forza unicamente a raccogliere 2000 Wumpa o ad attivare le piattaforme gemma per avere un bonus. No, ti consente una libertà tale che tu quasi neanche te ne accorgi. L'avete visto anche voi in live, per chi mi ha seguito in questi 5 giorni. Non c'è stato un momento in cui io, William, DC Gamma e i tanti altri ospiti si sono annoiati effettivamente. E questo è tanto, tantissimo, per un gioco che comunque era già sulla bocca di tutti come morto. Tornando al discorso di me contro Kakami, c'è da dire una cosa abbastanza interessante. Il melee in questo gioco funziona alla stragrande, pur non stravolgendo nulla o aggiungendo combo come pugni e calci. Cioè rendetevi conto che sono riusciti a dare un sistema di combattimento in qualche modo simile a quello di Crash of the Titans e Crash Mind Over Mutant senza aggiungere nulla che potesse essere lontano da Crash. Insomma, Crash colpisce con panciata, scivolata e giravolta. Eppure tutto questo funziona. Sono le sue classiche mosse, però possono essere concatenate. Incredibile. Allo stesso modo, un personaggio come Coco, un personaggio come Touna, un personaggio come Cortex e Dingodile riescono ad avere il loro stesso moveset, ovviamente migliorato da Crash 4, ma per un altro obiettivo,
ovvero abbazzare di botte gli avversari. Non parliamo poi delle prestazioni del server. Non ho mai avuto grossi picchi di lag e non ho mai avuto disconnessioni. Le uniche disconnessioni che ho avuto sono dovute alla mia connessione da Burundi Sud, però è un altro discorso. Ed essendo questa una beta, mi sento già fiducioso nei confronti dei server al lancio, che non è poco. Molto probabilmente anche Toys for Bob ed Activision sono consci del grande problema che affliggeva quel giocone immenso di Crash Team Racing Nitro Fueled, ovvero l'online. Non c'era un server dedicato. È una cosa assurda se si pensa che anche i giochi su internet, ovvero, che ne so, bonk.io, hanno dei server dedicati, mentre un gioco abbastanza rinomato come Crash Team Racing non ce li aveva. Fortunatamente sono riusciti a capire l'errore e a mettere le mani avanti. Ben fatto. Ovviamente ci sono anche dei contro per questa beta che spero verranno sistemati o comunque in qualche modo limati per il lancio finale. Ci sono difficoltà generali per riuscire ad organizzarsi bene per delle partite private, ma questo è principalmente dovuto al fatto che le lobby di Activision sono poco intuitive. Schiacciando triangolo puoi entrare nel menu della lobby invitando e accettando richieste d'amicizia ed inviti a party per poi giocare con i tuoi amici. Il problema è che tutto questo è parecchio lento e macchinoso. Se guardate le live, ma non soltanto mie, ma anche di molti altri YouTubers, potete vedere come abbiamo aspettato più tempo per trovare o per metterci d'accordo tra i vari giocatori o per inviarci a vicenda le varie richieste che a giocare effettivamente, perché il gioco di per sé è frenetico, però prima di arrivare al gioco bisogna aspettare che la lobby sia piena. E porca miseria, è assurdo pensare che le lobby nel matchmaking tra virgolette funzionino alla stragrande, sono velocissimi, ma quelli là per le partite private no, perché è assurda questa cosa. Lato personaggi invece credo che Dingodile ed il suo frigo debbano essere nerfati da morire, perché sono davvero sgravi. Per di più credo che ci dovrebbe essere quantomeno un passo di tempo tra una panciata di Crash e di Coco e l'altra, perché il tempo di respawn di questi attacchi è davvero breve e diventano abbastanza OP, se mi passate il termine. Passiamo poi ai miei suggerimenti. I suggerimenti di un signor nessuno, ma ehi, credo che ogni feedback sia importante a suo modo. Se dovessi suggerire qualcosa per la versione di lancio, suggerirei sicuramente più modalità di gioco. Sebbene mi sia piaciuta molto la modalità competitiva di base, mi piacerebbe vedere implementate altre idee. Magari qualcosa come un cattura la bandiera, una cooperativa in due o anche una modalità storia, che d'accordo, non chiedo mica la luna per la modalità storia, mi aspetto semplicemente una o due cutscenes tra un'arena e l'altra. Questo gioco ha molte potenzialità e molte opportunità di fare tantissime differenti modalità di gioco. Anche una semplice sfida del cristallo di Crash Team Racing in un gioco come questo potrebbe dire la sua. Raccogliere più cristalli dell'avversario entro il tempo limite in un'area enorme come quella delle arene di Crash Team Rumble. Dove devo firmare? Poi un altro suggerimento che mi verrebbe da dare, ma questo non è legato principalmente a Crash Team Rumble, è che questo gameplay più la telecamera libera che puoi muovere come ti pare sarebbe al bacio perfetta per un Crash Bandicoot 5. Pensateci, Toys for Bob, avete tra le mani un qualcosa che potrebbe funzionare all'infinito. Quindi, che cosa posso dire di questa closed beta di Crash Team Rumble? Mi sono divertito un casino. Rendiamoci conto che sono soltanto 5 personaggi e abbiamo giocato un meta che è abbastanza fallato. Sono sicuro infatti che tra i 3 personaggi che non abbiamo ancora toccato, ovvero Embryo, Catbat e Nefarious Trophy donna, ci sarà sicuramente qualcuno che potrà distruggere di botte Dingodile ed il suo frigo. Per questo intendo che se abbiamo avuto modo di divertirci e di provare 1000 esperienze diverse in ogni partita con solo 5 personaggi e con solo 3 arene, figuriamoci quando al lancio avremo 8, 10, 13, 16 personaggi ed altrettante arene, all'incirca 12, 14 massimo. Le potenzialità sono infinite e tutte diverse. È incredibile questa cosa.
Ero talmente preso da questa beta che mentre stavo giocando con Praxism, con DC Gamma e con tutti gli altri, hanno chiuso i server perché appunto era scaduto il tempo e tutti quanti eravamo tristi. Io sono triste che si sia conclusa la beta di Crash Team Rumble. L'unica cosa buona è che almeno abbiamo soltanto un paio di mesi prima di rimettere le mani su questo titolo. Ero entusiasta del gioco quando è stato rivelato, soprattutto perché da oltre 2 anni insistevo sul web e su YouTube che il gioco esistesse ancora e che non era stato cancellato. Quindi potete capire il sentimento di rivalsa che ho avuto quando è stato annunciato. Ma ora che ho provato la beta sono ancora più impaziente di immergermi nel gioco completo al lancio. In questi recenti giorni Activision ha anche inviato un'email a tutti quelli che posseggono un account Activision, linkandoci un sondaggio su cosa ci piacerebbe vedere, su cosa ci piacerebbe cambiare, su quali personaggi vorremmo vedere nel gioco. Vi lascio il link al sondaggio qui sotto in descrizione, mi raccomando compilatelo per bene perché è grazie a questi feedback se noi potremo giocare un gioco come Crash Team Rumble in modo ottimale e che rispecchi perfettamente i gusti di noi fan. Detto questo, voglio fare davvero i complimenti a Toys for Bob. Dovrebbero essere estremamente orgogliosi di loro stessi. Sono riusciti a creare un nuovo spin-off di Crash Bandicoot mantenendo il DNA originale platform dei titoli principali. C'è una cosa infatti che Lew Stewart di Toys for Bob ha detto in una intervista ad Activision stessa. Una delle cose che amo del franchise di Crash è il modo in cui passa da un'esperienza platform a qualcosa di nuovo. Ma nei giochi multiplayer come Crash Team Racing e Crash Bash il DNA platform è andato perso. Si trattava più che altro di personaggi in un nuovo tipo di gioco. Crash Team Rumble porta il divertimento multigiocatore mantenendo il suo DNA originale da platform. Ed è vero, è verissimo. Non vedo l'ora di poter utilizzare Tiny, Pinstripe, Crash Bandicoot, Nina Cortex in ambienti che raramente o mai addirittura hanno attraversato, ovvero il campo dei platform. Crash Team Rumble è un platform competitivo online. Se dobbiamo essere onesti, chi lo paragona a Pokémon Unite secondo me sbaglia, perché penso che il gioco più simile a Crash Team Rumble, ma nonostante tutto è ancora diverso, è Splatoon. Io penso infatti che Crash Team Rumble sia un ottimo mix tra Splatoon e Crash Bandicoot Platform. Quindi che dire se non vedo l'ora che sia il 20 giugno, voglio continuare a giocare con tutti voi. Il feedback che è stato ricevuto con questa closed beta è enorme e credo infatti che Activision e Toys for Bob avrebbero dovuto fare una open beta per far cambiare idea a moltissime persone piuttosto che fare una closed. Questo gioco, ripeto ancora, ha delle potenzialità incredibili. Spero davvero tanto nel lancio e nel post lancio. Nel post lancio, infatti, se ricordate, hanno detto che inseriranno molte altre modalità, tra cui una probabile modalità storia, che se vi ricordate, ai tempi sembrava dover esserci. Quindi non vedo l'ora. Il mio responso è positivo. Mi hanno anche detto: potrebbe piacerti soltanto perché ci sono i personaggi di Crash? Non solo, secondo me. Avessi avuto anche i personaggi di Chicken Little mi sarebbe piaciuto ugualmente, perché ha un gameplay che attira, ti fa venire voglia di giocare sempre di più. Personalmente non mi ha annoiato e questo per un videogioco vuol dire tanto. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di Crash Team Rumble, se l'avete provato o se magari non vi è piaciuto. Instauriamo una bella discussione. Spero di aver modo ancora di parlare di Crash Team Rumble da qui fino al lancio del gioco, perché sono sicuro che il marketing non si fermerà qui e ci mostreranno altri personaggi oltre questi 8. Non vedo l'ora infatti di rivedere Ripper Roo che scorazza felicemente tra le arene di Crash Team Rumble, perché se vi ricordate bene è stato liccato, ma non soltanto lui. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, un'enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, una pagina Twitter, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Noi ci rivediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e come sempre viva Crash Bandicoot. Non vedo l'ora di riprendere Crash Team Rumble.